Allora, vediamo. Benvenuto, buonasera. Evviva, Buonasera, buonasera. bentornato, anzi, no, benvenuto. Evviva. Professore, ma che ci combina? Cioè, a 10 giorni dalla live si presenta con uno studio che mi è scoppiato TikTok qua. Che è questa cosa? Ne ho altri 3 o 4 di questi studi, volendo, non voglio Ah, bene. dire, Guardi, anche su argomenti diversi. allora, ho pubblicato due locandine, due Sì. proprio per annunciare praticamente che sarebbe venuto stasera. L'hanno viste 250.000 persone. Mm. Insomma, No, no, ma è un normale amministrazione questa cosa qui. Che devo dire? Evidentemente la cosa interessa. di Ah, sicuro direi di sì, interessa, di sicuro. parecchio. Eh. Mm. Allora, io la ringrazio tantissimo di essere intervenuto stasera. Vorremmo che ci raccontassi davvero che cosa è successo in questo periodo. Sì, Eh, eh? sì, Eh, volentieri. poi mi dica lei come vuol fare, nel senso che probabilmente ci saranno tante domande. Ora, normalmente lei praticamente risponde a tutto senza bisogno che noi interveniamo, nel senso che nel suo discorso di solito le comprende tutte. Ma magari se si vuol fermare, non lo so, fra un po', ce lo dice, ci guida lei, ecco, insomma, Sì, perché no, facciamo così, facciamo un discorso iniziale, tanto abbiamo un paio d'orette circa, sì, quindi sì, facciamo un discorso di, non so, 45 minuti e poi vediamo le domande che ci sono, ecco, facciamo una cosa del difatti, genere. sì, 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 Eh, mm. perfetto. Va bene, allora quando mi date il via io Guardi, subito, comincio. quando vuole. Prego. Benissimo. Allora, facciamo il riassunto delle puntate precedenti. E noi siamo circa 1 anno e mezzo, 1 anno e 2 mesi che stiamo lavorando sulla piramide di Kefren per portare tutte quelle ricerche che abbiamo già fatto nel 2022 sulla piramide di Cheope e portarle sulla piramide di Kefren. Questo per quale motivo? Perché? Avendo scoperto nel 2022 con il radar ad apertura sintetica che si poteva in qualche modo guardare dentro monumenti come le piramidi, quindi dentro dei solidi, e avendo scoperto all'interno della piramide di Kefren delle stanze, non solo dentro, ma anche sotto le piramidi di Kefren, e avendo scritto un libro da una parte, ma anche un lavoro scientifico con Filippo Biondi sul radar ad apertura sintetica che fa queste cose, sulla rivista Remote Sensing, che ha avuto 7 riferaggi diversi. Ricordo, per chi non lo sapesse, che Remote Sensing è una rivista che si interessa di radar ad apertura sintetica, ma non solo, ovviamente, e che ha una sezione apposta per lo studio degli antichi documenti, degli antichi monumenti, utilizzando queste tecniche, perché queste tecniche non sono invasive, non c'è bisogno di spostare nessuna pietra e quindi il monumento rimane così com'è e si può vedere le cose da lontano, remote sensing. Tanto è vero che ci fa anche delle use, delle monografie ogni tanto proprio su questi aspetti della questione. Perché dico questo? Dico questo perché Remote Sensing ha dei riferi, evidentemente, che sono anche esperti di storia, dei monumenti antichi, di egittologia, di tutto quello che ci pare. Perché ridico questo? Perché ci hanno accusato subito di aver fatto un lavoro che con l'egittologia non ha niente a che fare, perché ci hanno detto, lavoro del 2022, ma se ne accorgono solamente ora, che questo lavoro ha degli errori di natura egittologica. Allora, io devo dire, il lavoro che abbiamo fatto ha subito un riferaggio di 7 riferi diversi. Qualcuno sicuramente è un esperto di radar ad apertura sintetica, qualcun altro sarà esperto di egittologia, perché il dirigente, il direttore, il responsabile della revisione dei dati avrà scelto ovviamente dei riferi opportuni,
come sempre. Quindi già l'idea che oggi ci dicano no, ma questo lavoro scientifico non è un lavoro di egittologia, c'ha una ragione e in parte è vero, non è un lavoro di egittologia, è un rapporto di radar ad apertura sintetica, è un lavoro di quel tipo che contiene delle cose che comunque sono state validate probabilmente anche dagli egittologi. Perché dico probabilmente? Perché i riferi sono sostanzialmente non si sa chi sono. I riferi si può sapere chi sono solo se vogliono mostrare il loro nome, ma se non vogliono mostrare il loro nome noi non sapremo mai chi sono. Questo per garantire un riferaggio corretto. Io potrei domani mattina pagare il riferi se sapessi chi è, per fare in modo che lui mi accettasse il lavoro scientifico che poi viene pubblicato. Quindi i riferi devono essere non noti a chi fa la pubblicazione scientifica. Questo pare che non sia proprio chiaro alle persone che ci fanno delle critiche sul lavoro, dicendo che il lavoro sostanzialmente dice una marea di stupidaggini. E ce lo dicono ora, a 3 anni di distanza, quando noi avevamo pubblicato questo lavoro e nessuno praticamente lo aveva, in un termine scientifico si dice cagato. Nessuno. Noi abbiamo fotografato la piramide all'interno della piramide di Khnum Khufu, cioè di Cheope, abbiamo guardato cosa c'era dentro, abbiamo scoperto delle stanze, dei percorsi, abbiamo scoperto sotto che c'erano altre cose, nessuno ci ha praticamente detto quasi niente. La stessa metodologia l'abbiamo applicata su Kephren. E perché l'abbiamo applicata su Kephren? Perché al gruppo di ricerca, che inizialmente era fatto di una sola persona, io, che avevo scritto il primo libro sulla piramide di Cheope, poi abbiamo scritto un secondo lavoro con Filippo Biondi e ora al terzo step si è unito anche un egittologo che sostanzialmente era necessario avere e che è Armando Mei, che è un egittologo di fama internazionale, ovviamente non allineato con le cazzate che dice Zaki Hawass, che secondo me si è laureato al CEPU, su quello che c'è all'interno della piana di Giza, perché la piana di Giza ha dei monumenti che sono tutti collegati tra di loro, quindi è un errore andare a fare una ricerca semplicemente su un monumento senza pensare agli altri che sono collegati tra di loro. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo applicato le stesse tecnologie. A questo punto noi abbiamo deciso di fare una cosa diversa da quella che avevamo fatto la prima volta. La prima volta abbiamo scritto un lavoro scientifico, subito dopo abbiamo scritto un libro, nel frattempo abbiamo fatto testamento, ve lo dico perché è importante, dopodiché abbiamo detto questa volta si fa il contrario. Prima lo diciamo al popolo, le cose che abbiamo fatto, perché sono validate da ricerche scientifiche già fatte, già consolidate, e poi con calma, cosa che stiamo facendo, pubblicheremo 1, 2, 3, 4, 5 lavori scientifici, quelli che sarà necessario per approfondire anche sulla piramide di Kephren, sulla piramide di Micerino e su tutta la piana di Giza. A questo punto, quindi, abbiamo comunicato alla stampa, guardate che noi abbiamo fatto delle misure, le misure danno questi risultati, nella piramide di Kephren abbiamo trovato questo, sotto la piramide di Kephren abbiamo trovato un mare, cioè una serie di cose incredibili che secondo noi, la cosa andava detta a qualcuno. Quindi abbiamo fatto una conferenza stampa il 15 marzo internazionale a cui abbiamo invitato tutti i principali giornali del mondo più le autorità preposte alla comprensione di queste cose egizie. Si è forse presentato qualcuno? Risposta: no. Cosa vuol dire? Che non gliene frega niente a nessuno. Bueno, ma noi la conferenza stampa l'abbiamo fatta e l'abbiamo registrata.
facciamo la conferenza il 16, una conferenza di 4 ore, il giorno dopo si scatena l'inferno. Perché? Perché il mainstream si era reso conto che noi avevamo fatto una comunicazione che era legata al popolo. Era qualcosa che noi davamo, i risultati delle nostre ricerche, alla gente, avendo scavalcato il permesso del popolo, il permesso del governante del popolo. Chi ce l'ha dato il permesso di dire quelle cose? Non ce l'ha dato nessuno. Dopo che nel giro di 12 ore, nemmeno 24, si scatena l'inferno mediatico, perché queste informazioni hanno fatto nel giro di 12 ore il giro del mondo e tutti hanno visto quello che avevamo scoperto. E il potere ha detto: porca miseria, ma questa roba non si deve sapere, bisogna fare in modo che questi vengano messi a tacere, e l'unico modo, lo sapete com'è, no? È tentare di discreditarli. Così, dopo un po' di tempo, cioè 3 o 4 giorni, arriva questo signore che si chiama Zaki Hawass, che è stato già condannato 3 volte per aver turlupinato soldi all'interno della sfera egiziana, perché lui era il responsabile della ricerca illo tempore scientifica su tutta la piana di Giza, su tutti i monumenti egizi e così via. Era amico anche del presidente prima del colpo di Stato egizio. Poi, cacciato il presidente, anche lui è scappato. E dove vuoi che scappi? In Russia? No, è scappato in America, no? Dove prendeva soldi, ovviamente, dalla CIA, perché questo è quello che sostanzialmente la gente non ha capito. No? Perché quando lui va in pensione, su un giornale del Cairo scrive: ringrazio questo, quello e quell'altro perché mi hanno sostenuto per il lavoro che io ho fatto, e ringrazio anche la Central Intelligence Agency americana. Ma per quale motivo? Te, se fai l'egittologo, bisogna che quella gente se lo chieda questa cosa qui, no? Ecco. Mm. Questo tizio ha studiato a Yale, no? A Yale, dove nasce Skull and Bones, che è un circoletto di massoni legato ai Rosacroce, a gruppo filatelico a cui appartiene anche Zaki Hawass, che non ha nessuna intenzione di dire come stanno le cose. E quindi questo signore ora dice, dopo 3-4 giorni, che la notizia della nostra scoperta, delle nostre ricerche, è andata sparsa in tutto il mondo, dice che non è vero niente. E come lo dice? È semplice. Noi non abbiamo dato nessun permesso perché nessun tipo di apparecchiature radar sia stato introdotto all'interno delle piramidi di Khnum-Khufu, che non c'entra niente in questo caso, o di Kefren. E infatti nessuno ha messo un radar all'interno delle piramidi. Noi abbiamo usato il radar satellitare a 680 km d'altezza circa, perché quella è l'orbita dei radar, cioè un'orbita bassa. Ve lo ricordo, l'orbita alta non si può usare perché non ci sono radar nell'orbita alta, perché nell'orbita alta ci sono protoni ad alta energia, cioè le fasce di Van Allen, che ti distruggono le apparecchiature. Non so se questo vi fa ricordare qualche cosa sul viaggio verso la Luna. Aperta e chiusa parentesi. E a questo punto non ha capito neanche qual è la nostra tecnica. Perché non l'ha capita? Non l'ha capita perché lui, in senso ortodosso del verbo, è un ignorante, cioè ignora come funziona il radar ad apertura sintetica. Quindi quando fa una dichiarazione spara come i nostri politici italiani, a qualunque partito essi appartengono, una marea di cazzate. Bene, perché non si può fare il politico se non si è studiato, se non si è capito, no? Ebbene, Zaki Hawass fa l'egittologo senza aver probabilmente aperto mai un libro di storia. Probabilmente, poi se ha studiato in America, poverino, gli americani, io
ho un'esperienza degli studenti americani, degli studenti inglesi, no? Vi posso dire che quando uno usciva dall'università italiana, per esempio una laurea in chimica, noi avevamo studiato con una tesi di laurea minima di 1 anno e mezzo di lavoro, loro avevano studiato con una tesi di laurea di 2 mesi e mezzo. C'era una certa differenza, no? Ecco. Loro si laureavano a 25 anni, noi ci laureavamo dai 27 ai 28 anni, perché non riuscivamo neanche a fare i 30-33 esami che erano necessari nel curriculum. Cioè, noi, gli anglosassoni, manco li vediamo come cultura. La cultura è la nostra, non quella lì che parlano quella linguaccia lì, che sembra che vomitino quando parlano. E, oh, io non lo so, ma è un problema di estetica, non lo so. La lingua italiana è come il sanscrito, ha esattamente 64 fonemi, cioè una cosa completamente diversa da una lingua che ha un, che un vocabolo vuol dire 15 cose. Noi diciamo 15 cose in 50 modi diversi. E questo è un problema di cultura. La cultura è nel Mediterraneo, non è del mondo anglosassone come ci vogliono far credere. Eh, allora, torniamo al problema egizio. Questo signore dice delle cose che non hanno senso da un punto di vista scientifico, ma non hanno mai avuto senso neanche da un punto di vista storico. È un signore che sostanzialmente ha tentato di bloccare tutte le ricerche a livello mondiale che la gente ha tentato di fare sulle piramidi. Sempre. E non solo sulla piana di Giza. Non solo sulla piana di Giza. È evidente che non solo, ma ha fatto delle cose orrende, come per esempio modificare le piramidi. Cioè entra dentro, modifica le stanze, modifica i pavimenti, tappa dei buchi, che non deve fare, perché il bene eh, di quel tipo deve essere conservato, non deve essere modificato. Quindi in Italia sarebbe finito in galera e avrebbero buttato via la chiave. Questa è la realtà dei fatti, questo signore qui. E questo signore da chi viene difeso? Viene difeso da soggetti che in Italia fanno non gli egittologi, gli egittofili. O in questo contesto mi sembra di avere capito le egittofile, cioè ce ne sono almeno 3 o 4 che non si sa perché, non è un problema di gender, è un problema di cervello. Avendo studiato storia, pretendono di insegnare a Filippo Biondi, che è l'esperto di radar, ce ne sono 20 nel mondo, come funziona il radar ad apertura sintetica. No? E ce ne sono alcuni che hanno detto, ma i dati pubblicati da Malanga, che non è i dati pubblicati da Malanga, i dati pubblicati da Malanga, Filippo Biondi e ora prossimamente da Armando Mei, non valgono niente. Perché? Perché sono solo macchie di colore. Allora, Nini, quelle macchie di colore, apriti il cervello, passaci, lucidati i neuroni. Quelle macchie di neuroni sono tomografie che hanno funzioni di descrivere l'universo in modo tridimensionale. Noi abbiamo usato in questa ricerca più di un satellite da più posizioni differenti e abbiamo ottenuto sempre gli stessi risultati. Ma cosa vuoi che sia? I fotoni non possono entrare nella materia, non possono guardare dentro. E che cosa non ti dicono queste egittofile? Ti dicono, io ho letto il lavoro, come credete che non l'ho letto? Io l'ho letto per voi, ti dice una. L'ho letto per voi e nella parte matematica non ci ho capito niente. Ma allora non rompere i coglioni, stai a casa tua, impara a tirare all'apertura sintetica prima di dire 4 stronzate qualsiasi. Perché questo è il problema. E poi arriva l'altro giorno il canale di Geopippe, Geopop, che io chiamo Geopippe, il quale dice, c'è un tizio lì, poverino, lasciamo perdere da dove viene, il quale dice, io ho studiato per 10 anni, sono stato un geologo per 10 anni, queste cose non hanno nessun senso, sono tutte stronzate, sono tutte fake. Allora, poverino, lui ha fatto il geologo per 10 anni. Io ho fatto il chimico per 45 anni.
quello che mi viene in mente è che se uno studente mi si presenta con quella spocchia lì, a calci nel culo gli faccio fare il giro del dipartimento 200 volte. First problem. Prima acquisizione di dati. Cioè, te non hai capito nulla della parte matematica, non hai capito nulla e non sei in grado di capire cosa c'è scritto nel lavoro scientifico che noi abbiamo pubblicato nel 2022, che è fondamentale per tutto il lavoro che abbiamo fatto nel 2025, oggi, e ti permetti di metterti al livello di uno dei più grandi esperti, Filippo Biondi, di radar ad apertura sintetica, che ha inventato lui il software per trasformare informazioni fotoniche in informazioni fononiche. Ma chi è questo qui? Da dove viene? Ha venduto mortadelle fino a ieri e ora mi viene da me a dire Malanga sicuramente ha fatto una serie di cose che non hanno senso perché era vicino ad ambienti ufologici. Che cazzo c'entra? Io potrei dire a lui, te sei vicino ad ambienti massonici, ma a me che mi importa, no? Potrei dirlo. Che significato ha questa cosa? Che prove ci sono scientifiche di questa roba? Cioè, è chiaro che Geopop, come si chiama questo cazzo di canale, è un canale che ogni 5 minuti si ferma e ti dice, oh mi raccomando, iscrivetevi e donate soldi, perché sennò qui è un smagna. Ecco, vorrei ricordare anche in questa sede a sto signore che il progetto CAFRE, cioè il progetto Filippo Biondi, Armando Mei, Corrado Malanga, non prende una lira da nessuno. La ricerca non costa niente, perché noi l'abbiamo fatta gratis, costa solo l'energia elettrica che serve per far girare il computer. Mentre la grande, meravigliosa, eccezionale ricerca muonica, cioè con i muoni che dovrebbero entrare nella piramide e far vedere cosa c'è dentro, ha fallito 1 miliardo di volte. La macchina fotografica per fare i muoni costa 1.400.000 euro e per fare una cazzo di fotografia ci vogliono 8 mesi. Noi non siamo neanche andati in Egitto. Siamo stati a casa e abbiamo fatto tutto dal satellite, che poi sono i satelliti. Come funziona questa ricerca? Un bambino piccolo lo capirebbe leggendo il lavoro che abbiamo scritto nel 2022. Insomma, un bambino piccolo magari delle elementari no, ma delle scuole medie superiori sì. Perché? Perché lì c'è scritta la matematica, che è stata approvata da 7 riferi scientifici. Non solo è stata approvata, ma sostanzialmente noi abbiamo approvato il modello anche con la realtà. Cioè noi prendiamo, e vi faccio un esempio solo perché non voglio rompervi le palle questa sera con questa cosa, abbiamo guardato all'interno della diga del Mosul perché lì ci sono delle cose, ci sono dei corridoi, ci sono delle stanze, ci sono delle macchine e dal radar, cioè da 680 km d'altezza, siamo penetrati all'interno della diga e abbiamo fatto vedere tutti i tunnel che ci sono. Cosa vuol dire questo? Semplicemente. Non è l'unico caso, ne abbiamo 5-6 casi di questo tipo, ne abbiamo fatti. Vuol dire che il sistema funziona perché quello che ti dice il radar e quello che ti dice la realtà è vero, sono comparabili, sono compatibili. Il problema è la pubblicazione, ma non c'è nessuna pubblicazione sulle ricerche del SAR su Cafre, su Kefren. Non ancora, ma ci sono su Knumkufu, cioè su Cheope. E le stesse cose che sono state validate scientificamente, cosa che questi 4 coglioni non sanno, oppure fanno finta di non sapere, perché c'è sempre abbonatevi, abbonatevi. Ve lo diciamo noi com'è la realtà, perché noi vi salviamo, noi siamo dei fact checker, noi siamo quelli che vi dicono la realtà, però ci dovete dare i soldi, così noi ve lo diciamo. No? Vi rendete conto di chi avete di fronte, no? Avete di fronte qualcuno che qualche tempo fa diceva vi dovete vaccinare perché sennò poi morite. Cosa volete, il condizionatore o la guerra? Ecco, ve lo ricordate queste cose? Ecco, voi, quelli che sono i fedeli adepti del canale di Geopop, stanno dando soldi a uno
che sostanzialmente è lui Vanna Marchi, perché vi sta dicendo una marea di cazzate e vi piglia anche i soldi. È incredibile questa cosa, no? Perché poi questa gente qui è quella che dice che io sono Vanna Marchi, quando noi non ci guadagniamo niente perché facciamo tutto gratis, anzi, facciamo anche delle opere di beneficenza, perché tutti coloro che hanno scoperto che queste ricerche possono essere intriganti, ora ci stanno chiedendo di finanziarci. E noi non abbiamo nessuna voglia di essere finanziati in un certo modo. Noi, in tutte le cose che facciamo, anche nelle conferenze che facciamo, la gente non lo sa, ma noi, cosa che faremo per esempio a Spoleto il 27 luglio, dove ci sarà un'altra conferenza in cui il team mostrerà altre prove, devolveremo i soldi dei biglietti delle spese per fare delle borse di studio, per delle scuole musicali, pensate, no? Gente che... cioè, allora chi è che prende i soldi? No? C'è qualcuno che ha scritto in un canale di una di queste egittofile che io dovrei andare in galera, pensate, perché attraggo delle persone, gli faccio pagare un biglietto per degli scopi che sono i miei scopi reconditi, misteriosi, cioè io voglio fare degli esperimenti di psicanalisi sociale, quando io non sono un medico e non ho neanche la possibilità di fare queste cose. Cioè, vi rendete conto di quanto possa essere, non dico stupido, una persona del genere, perché stupido gli fai un complimento. Io avrei una certa serie di termini da fare, no? Poi però devo andare in tribunale a dimostrare al giudice che questa è una vera testa di cazzo e allora cerco di evitarlo, no? Ovviamente, no? Perché lì è importante capire che in Italia quando ti dici uno al ladro, il ladro si gira e ti denuncia perché tu gli hai detto al ladro, perché questa no, è il retaggio di quello che era una volta il PD. No? Cioè, non è che quello di ora sia meglio, però ve lo faccio notare perché qualcuno l'avrà notato che ultimamente queste cose accadono. Ecco, e nel dire questo, la cosa più bella, più meravigliosa e più ganza è che tutti i giornali del mondo, che non sono il mainstream, perché il mainstream sta zitto, non ne parlano, ma tutti i canali alternativi, nel bene e nel male, perché ne parlano sia bene che male. Allora c'è un motivo fondamentale. Come fa la persona normale per la strada a credere a Tizio o a Caio? No? È semplice, bisogna usare il proprio cervello, cioè andare a vedere quei canali, come per esempio c'è un canale importante che si chiama Ancient Architect. Questo canale che si è sempre interessato di egittologia e tutte le volte che Zakia Was piscia 3 volte nel deserto ti fanno un video su questa cosa. Nel 2022, quando è uscito il primo lavoro sulla piramide di Khnum Khufu, non ha detto niente. Io ho scritto a questo canale, gli ho detto guarda, c'è questo lavoro scientifico, potresti trattarne, insomma, trattene come ti pare, ma dillo che c'è questo lavoro scientifico, che è nel 2022 uno dei 70 lavori più importanti pubblicati in letteratura. Oggi quel lavoro scientifico ha più di 200.000 persone che l'hanno letto. Guardate che quello non è Novella 2000. Novella 2000 lo leggono 10.000 persone. Un lavoro scientifico, cioè letto da 200 e passa mila persone, non ha senso nel mondo. Questo ve lo dico per chi non ha mai pubblicato un lavoro scientifico, come quel signore di GeoPip che sta lì a sparare cazzate dalla mattina alla sera. Questo va detto, perché sennò la gente comune crede che io, Armando Mei e Filippo Biondi, abbiamo messo la nostra credibilità al ludibrio della popolazione. Cioè,
Io ho 50 lavori importanti, perché ce n'ho molti di più, pubblicati in chimica su giornali internazionali. Filippo Biondi ha 70 lavori pubblicati sulle riviste internazionali di Georadar. May ha scritto un sacco di libri ed è l'ideatore della teoria dello Zep-Tepi, chiamiamola così. Andatevi a vedere cosa vuol dire. E noi un bel giorno ci svegliamo e diciamo: ora racconteremo una marea di cazzate alla popolazione. Cioè, ma con quale, cioè, senza sapere che cosa diciamo, così per bellezza, non guadagnandoci nulla, no? Geopippe, queste pippe se le fa durante la notte, se riesce a dormire. E alla mattina, quando si sveglia, si sputa nel chiasma ottico davanti allo specchio. Questo è il problema fondamentale. La ricerca va fatta essendo degli scienziati, non dei coglioni che aprono un canale e cominciano a sparare cazzate al vento. Questo è fondamentale, perché la gente poi, normalmente, si divide in due. Ha ragione il gruppo che fa questo tipo di lavoro? No, sono tutte cazzate. E in questa divisione che ci sta, c'è il cuore che ti porta, perché la gente non ha i prerequisiti sovente per capire come funziona un radar ad apertura sintetica, e allora si fa trasportare dalla passione. E ci sono quelli che nel bene e nel male, sia scegliendo una via che scegliendone un'altra, l'hanno scelta a cavolo senza capire che cosa stavano scegliendo. Allora ci sono quelli che credono: ah, che meraviglia, ora riscopriamo la nostra storia, ho sempre creduto che le cose non fossero scritte come nei libri di storia. Benissimo. C'è quello che dice: no, Malanga è uno di quelli che crede agli alieni, quindi è pericoloso, perché se gli alieni esistono la Chiesa è finita. Perché fanno questo tipo di discorso. Allora no, Malanga deve avere torto in tutto, anche quando apre la bocca per respirare, non deve neanche respirare, e quindi tirano fuori delle ipotesi che non sono scientifiche, no? Dicono: ma Malanga un bel giorno si è svegliato, ha cominciato a studiare le piramidi da chimico, cioè da uno che non ci capisce niente di egittologia, e il giorno dopo si è svegliato e ha detto che c'erano gli alieni che avevano costruito le piramidi. Guardate, io non sono scemo. Io questa cosa, che non la penso, devo dire la verità, non la penso neanche, mi sono ben guardato di dirla, no? Perché una persona normale, con un minimo di intelligenza, una cosa del genere non la dice, perché anche se è vera e la pensa, dice: la popolazione non è in grado di capire questa cosa e pensa che io abbia detto una cazzata della Madonna. Quindi la gente va portata a comprendere che le cose della storia sono andate in un certo modo, no? A comprendere che le piramidi, porca puttana, ragazzi, non sono tombe. No, l'egittologa ha detto: Malanga dice che gli antichi egizi non avevano la ruota. Non è vero. Abbiamo trovato una cosa tonda che probabilmente serviva per fare i vasi. Una cosa tonda. È come il disco di Sabu. Sapete cos'è il disco di Sabu? A un certo punto c'è una tomba di Sabu, in cui hanno trovato una roba che praticamente c'è il diametro di 1 metro circa, di scisto, fatta in un certo modo che neanche una stampante 3D la potrebbe fare oggi, nel granito, nello scisto, che non si può neanche modellare, che ha delle caratteristiche aerodinamiche particolari, e loro ti dicono che quella è un contenitore di incenso. Cioè, e te lo fai vedere a un bambino delle scuole elementari, lì ci vorrebbe Piaget, no? E gli dici: ma come? Ma te sei scemo se credi a una cosa del genere. Eh no, c'è scritto sui libri di storia. Sui libri di storia c'è scritto che le piramidi erano tombe. E quindi sono tombe. E siccome Zakia Hawass ha detto: sotto le piramidi non c'è niente, non ci deve essere niente. Quindi se Malanga e il team
Biondi, May, dicono che sotto le piramidi ci sono delle cose, è vero, e la loro ricerca deve essere sbagliata. Perché? Perché sotto le piramidi non ci deve essere niente. Perché se sotto delle piramidi c'è qualcosa, e se questo qualcosa sono, per esempio, sotto la piramide di Cafre, come abbiamo scoperto, sono 8 strutture verticali che scendono per 1200 metri sottoterra, con una specie di cosa che sembra una scala a chiocciola che gli gira intorno, del diametro di circa 12-15 metri, dopo il problema è chi l'ha costruite. Malanga dice un'altra cazzata, che i costruttori delle piramidi non avevano la ruota, e questo ve l'ho detto, e non sapevano, non avevano la scrittura. Ma come? Ci sono tutte queste scritture. Vedi che gli antichi egizi sapevano scrivere. Chi l'ha detto che le piramidi sono state costruite 2500 anni fa? Le piramidi sono state costruite da un periodo che va da 36.500 anni fa, lo Zep Tepi, come dice Armando May, a 13.500 anni fa, quando hanno smesso di funzionare. In quell'istante gli egizi ancora la scrittura non ce l'avevano. La scrittura viene dopo, perché gli egizi scrivevano anche quando tutte le volte andavano a cagare. Erano maniaci della scrittura. Perché gli antichi egizi non hanno scritto come hanno costruito le piramidi? Se lo sono dimenticato? No, non le hanno costruite loro. Non è che ci vuole una laurea ad Harvard per comprendere questa cosa. Te puoi aver studiato 10.000 anni egittologia, ma non aver capito un cazzo della realtà. Questa è una cosa fondamentale. Cioè, io ho insegnato per 40 anni, 45 anni sostanzialmente, chimica organica, chimica industriale organica, chimica dei composti naturali, chimica degli eterocicli, chimica dei composti otticamente attivi, chimica dei biopolimeri. E porca puttana, ma uno studente che mi faceva un discorso del genere, io lo cacciavo a calci nel culo dall'università. Allora che l'università di Pisa era una cosa seria, perché ora non lo è più. Evidentemente questa gente pensa che fare l'egittologo, e cioè paragonare una laurea in storia ad una laurea in chimica, a una laurea in fisica, a una laurea in ingegneria, sia possibile. No, non funziona così. Mi dispiace per costoro che credono che la storia sia quella roba lì. La storia si studia in modo storicistico, cioè la storia da un punto di vista scientifico, no a cazzo come hanno fatto queste persone. E te dici le parolacce, queste cose non si dicono. Queste cose sono vere, le parolacce sono scritte sul nuovissimo dizionario Palazzi o sul nuovissimo dizionario Zingarelli e vanno usate. Quando te c'hai davanti un cretino, gli devi dire che è un cretino, gli fai del bene, perché almeno lui, in qualche modo, se ne ha voglia, comprenderà di essere cretino. Ecco, e così abbiamo avuto all'inizio un boato di gente che in tutto il mondo ci scrive e ci dà il suo sostegno per dire guardate che voi avete scoperto delle cose incredibili, no? Questa sera non è necessario che io entri in particolari per dire come funziona il radar a subapertura sintetica. Basta che voi vi leggete il lavoro del 2022. Cosa che le egittofile di cui parlavo prima e, e quell'altro di Biopippo lì, come cazzo si chiama, manco me lo ricordo più, perché il cervello me lo cancella, non hanno letto, non hanno capito, l'hanno letto, cosa hanno letto? Hanno letto e hanno detto, nella parte matematica non entro perché non capisco. Ma allora non hai capito un cazzo. Cioè, cosa, lo dici anche? Una di queste gittofile diceva l'altro giorno, e poi ridono, mentre parlano ridono. Cioè, queste sono cose serie.
Non c'è da ridere. Qui c'è da scoprire il futuro dell'umanità studiando il nostro passato. E in questo contesto, Malanga dice che questi blocchi di pietra sono stati messi in modo perfetto, preciso, uno accanto all'altro, ma non è vero niente. Come non è vero niente? Se in alcuni punti non ci passa neanche una carta velina tra un blocco e l'altro, e tutti lo potete vedere perché le fotografie, se siete stati al Cairo lo saprete, ma se avete visto le fotografie su internet lo saprete lo stesso. Ci sono centinaia di fotografie che mostrano questo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'egittofila di turno non ha capito un cazzo della vita che la circonda. Cioè, la scienza si basa sulla osservazione, non sulla stupidità dei neuroni. Ah, se no, se non ti vaccini, muori e fai morire. È lì il problema. E il problema è proprio quello. Sapete che lo citavo oggi in un'altra occasione. C'è un paio di lavori scientifici che ultimamente hanno studiato il fatto che chi si è vaccinato ha sovente una certa percentuale, che mi sembra forse il 30%, ma ora non ricordo, ha sovente dei danni neuronali, cioè diventa scemo. E mi sono chiesto, ma tutte le persone che criticano questo lavoro con queste critiche che non hanno niente a che vedere con la realtà della scienza, senza H, quante punturine si sono fatti? Perché questi si sono fatti le punturine, perché lo dice Geopop, noi ci facciamo la punturina ci salverà la vita, lo diceva 3 anni fa. Andatela a rivedere. Sono sempre quelle persone che credono nelle punturine, credono in Mario Draghi, credono nel Papa, credono in tutte le stronzate che il potere ti dice, senza ragionare. Così la storia è quella. Le piramidi sono state costruite 2500 anni prima di Cristo. Lì comincia e lì finisce la storia. Anche se tutto non torna, non ha importanza. Bisogna farselo tornare. Quindi se ci sono delle strutture che non sono strutture eh, inventate, sono fotografie, le tomografie che noi abbiamo dal radar sono fotografie. E pensate che ogni fotografia che appare una fotografia bidimensionale in realtà ha dei dati tridimensionali perché questa fotografia ha una caratteristica, fotografa tutto quello che c'è sulla lastra fotografica qui in questa sezione di terreno e fotografa contemporaneamente tutto quello che c'è davanti e tutto quello che c'è di dietro. Quindi la difficoltà di interpretare la fotografia è comprendere quello che c'è veramente sui pixel della fotografia e quello che c'è davanti o dietro. Pensate, ogni fotografia che sembra bidimensionale in realtà contiene informazioni fononiche tridimensionali. E il povero Filippo mi dice, ma se qualcuno non ha capito come funziona il sistema, mi telefona che io glielo spiego. No? Geopop, gli hai telefonato a Filippo? Sì, sto pensando delle cose che non posso dire in questo momento. E che cosa c'è alla fine? Cosa c'è alla fine? Che cosa abbiamo trovato noi? Noi abbiamo trovato delle cose che saranno sotto gli occhi di tutti e nessuno potrà demolire. Perché? Perché sono fatte così, ci sono, quelle cose lì ci sono. Non saranno di 12-13 metri di lunghezza? Saranno di 20 metri di larghezza? Non è un problema, ma quella roba lì c'è e noi la possiamo misurare. Perché? Perché abbiamo tutte le dimensioni dei pixel, perché ogni pixel noi sappiamo esattamente quanto vale e basta moltiplicare la lunghezza, per esempio l'altezza della piramide di Khafre, che sappiamo essere 136, tra i 136 e i 137 metri, e abbiamo la dimensione nelle tomografie della altezza del pixel. Quindi basta moltiplicare il numero di pixel per
quel numero lì, fare la giusta proporzione e noi sappiamo esattamente che a 648 metri questi 8 tubi che abbiamo trovato sotto la piramide entrano in due casse che hanno 80 metri di diametro e sono lì e si vedono. Non è un fenomeno di pareidolia, cioè te hai voluto vedere le cose che non ci sono, perché noi abbiamo fatto un'altra cosa. Noi abbiamo chiesto al computer di vedere che cosa ci vedeva lui nelle tomografie radar e il computer dice sì, queste sono tomografie radar fatte così, così e così, le riconosce e io ci vedo qui due cubi fatti così. Pum. Allora dovete sapere che la pareidolia è una cosa psicoanalitica, psicologica, dipende dal cervello umano. Il computer non ha questa fenomenologia, quindi il computer vede col suo occhio le stesse cose che vediamo noi e io non ci posso fare nulla. Come se lo spiega GeoPippo lì, questa situazione, no? Che lui ha detto, ma io per 10 anni ho fatto il geologo. Certo, hai fatto il geologo, ma pensa che meraviglia sarebbe stata se te per 10 anni, invece di fare il geologo, fossi andata a zappare la terra. Quante patate avresti coltivato? Non sarebbe stato meglio? Meraviglioso! Almeno avresti fatto qualcosa che serviva alla gente. Invece te gli dai delle informazioni sbagliate e ci vuoi prendere anche i soldi. E che cazzo? Ma scusa, ma allora te dai del cornuto all'asino quando mi dici che io ho chissà quali intenzioni di prendere soldi alla gente, come dice anche una delle tre egitofile che girano in rete in questi giorni. Cioè, la scienza è una cosa seria. Te non puoi domani mattina dire da domani mattina mi sveglio e faccio l'egittologo. Non funziona così. Sì, fai l'egittologo, però devi avere una consapevolezza, una coscienza di te. Eh, domani mattina mi sveglio, e questo è ancora peggio, e faccio come si chiama? L'informatore scientifico. Cioè vado su YouTube e dico a tutti che cos'è la scienza, col sorriso in bocca. Te lo spiego io che cosa sono gli elettroni. E di solito questa gente non ha capito niente. Ma te li vedi? Guardate, io capisco che la gente che magari non ha avuto modo di studiare perché ha dovuto fare altre cose nella vita e quindi è affascinato da queste persone che ti dicono ah, le galassie sono fatte così, l'universo è fatto colà, gli alieni non esistono. E questa gente qui non ha capito un cazzo della vita, perché purtroppo io non ho nessuna intenzione di correlare in questo momento storico la presenza del fenomeno alienologico con le piramidi, come vogliono cercare di mettermi in bocca. No, non l'ho fatto, non lo faccio. Io dico solo alla gente, noi abbiamo fatto così, questo è un sistema validato scientificamente, i satelliti funzionano in questo modo, noi abbiamo avuto la grande idea, Filippo Biondi, di trasformare un segnale fotonico in segnale fononico e ci siamo riusciti perfettamente. È stata una cosa meravigliosa questa cosa qui, una cosa che potrebbe in mano di opportune persone, cosa che noi abbiamo provato a casa nostra a fare, cercare l'acqua o il petrolio nel deserto. Pensate solamente a questo. Le abbiamo provate queste cose. Filippo ha provato a fare queste cose. Si vedono benissimo i pozzi petroliferi come sono fatti e dove andare a scavare per tirare fuori il petrolio. Pensate solo a questa cosa. No? E poi c'è GeoPippo che ti dice sono tutte cazzate, non è vero niente. GeoPippo, per favore, chiudi il canale, fatti crescere la barba e non uscire più di casa per 6 mesi. Questo è quello che io posso consigliare a questo signore. E posso consigliare a questo signore anche, non solo a lui, ma a tutti i suoi adepti, di sganciarsi da quel canale, di non dargli più soldi, perché sono soldi buttati via. I soldi dateli alla ricerca vera, no a me. Io non ho bisogno di soldi, noi non abbiamo bisogno di soldi. La nostra ricerca è gratis, non abbiamo mai chiesto soldi a nessuno, no? Gio sì. Quindi facciamoci una bella domanda. Qui prodest e scopriamo che l'atteggiamento del canale di GeoPippo è stato un atteggiamento di tipo
particolare, in tutti questi anni, lui che cosa ha fatto? Nelle sue dichiarazioni, facendo finta che fossero dichiarazioni scientifiche, sostanzialmente ha leccato il culo al governo. Io ci penserei sopra. Oh, mi sono dilungato troppo, se ci sono delle domande, ora questo è il momento. Eccomi. No, non si è dilungato troppo, è stato un piacere ascoltarla. Allora, intanto la prima domanda è, secondo il tuo parere personale, che cosa potrebbe esserci lì sotto? Partiamo col botto così. Questa è una domanda. Allora, avrete notato che io non ho detto niente su questa cosa, perché ho detto noi non diremo niente su a che cosa servono queste strutture. Ok, E per quale motivo? Perché noi vogliamo fare un esperimento, che è un esperimento sociale. Noi vogliamo che la gente di fronte a questi dati ci pensi, si faccia un'idea e poi a luglio, il 27 luglio, nella prossima conferenza che faremo a Spoleto, affronteremo questo discorso. In particolare, però, siccome non posso eludere la domanda, abbiamo fatto un'analisi strutturale della piramide. Ehm, Non crediate che ci siamo solo noi qui. Dietro abbiamo delle persone che ci servono da consulenti, quindi noi ci confrontiamo con ingegneri civili, con geologi, no? Un geologo mi ha telefonato l'altro giorno, mi ha detto: ma chi è questo geopop che crede di fare il geologo? Dice una marea di cazzate. Questo insegnava all'Università di Pisa, quindi non è uno che... E io dico: sì, me ne sono accorto anch'io, ma purtroppo è fa il geologo. Che ci posso fare io? No, anch'io posso dire, mi sono laureato in chimica, anch'io posso dire, ho studiato teologia. Un conto è fare il prete, e un conto in Africa, e un conto è aver studiato teologia a Roma e stare a casa sua dietro una scrivania. Cioè, bisogna capirle queste cose qua. Allora, queste strutture hanno più funzioni, questo si può dire, non una funzione sola. Una delle funzioni, la più povera, è quella di sostentamento della piramide, perché se la piramide non avesse queste strutture a sostegno, sarebbe già caduta di 10 metri, il computer dice 9,8 metri, all'interno della sabbia, subito, dopo la sua costruzione. Sapete invece da calcoli che abbiamo fatto già quando io avevo scritto il primo libro, e c'è una tabella nel primo libro e si può vedere. Sostanzialmente le due piramidi più grandi hanno ceduto un pochino nella sabbia di circa mezzo metro. Pensate, in 36.500 anni, solo mezzo metro. Il palazzo dove abito io, dopo il primo anno che è stato costruito, l'hanno dovuto bloccare perché sennò era già caduto, perché si era piegato così. Dove sto in questo istante, da dove sto trasmettendo in questo momento. Pensate, invece i costruttori delle piramidi hanno costruito migliaia di tonnellate su una base, una piattaforma di opportuno materiale tenuta da 8 cilindri giganteschi che hanno frenato la depressione, la caduta della piramide all'interno della sabbia, perché signori c'è la sabbia lì. E io non lo dico così per dire, vi dovete andare a vedere i lavori scientifici che hanno pubblicato i geologi veri su quella piana di Giza. Ecco, quindi vi costruite una roba così nella sabbia, immaginatevi, non ce la fa. Allora si spande il peso su una piattaforma molto più grande della piramide stessa, che può stare a galla semplicemente perché ci sono 8 pali che la reggono. Ma questo non è l'unico effetto. Dietro ci sono altre cose, ma queste ve le diremo la prossima volta. no spoiler. E poi un'altra domanda è, ma secondo lei vi daranno mai i permessi per scavare? Mai. Ah, proprio così. Semplice, semplice. Questa è un po' più delicata. Perché ha sentito la necessità di fare testamento?
prima di pubblicare Ah, è questa... semplice, perché quando abbiamo scoperto le prime cose sotto la piramide, ci siamo resi conto che la storia, così come è fatta, sarebbe crollata. Allora, e questo vuol dire una cosa fondamentale, che da un punto di vista geopolitico, quello che noi abbiamo scoperto non è conveniente che si sappia, per tutta una serie di motivi. Ne elenco due o tre. Primo, perché gli egiziani, i cui servizi segreti non hanno la mano leggera, come voi potete anche comprendere guardando gli ultimi eventi che hanno colpito soggetti italiani che ci hanno rimesso la pelle in Egitto, ehm, ehm, per loro è importante dire che l'Egitto era un grande popolo e quindi un grande popolo aveva dovuto costruire dei grandi monumenti, delle grandi vestigia, come la civiltà egizia che aveva costruito tutto quello che noi conosciamo. Dimostrare che gli antichi egizi non c'entravano niente con tutte queste costruzioni avrebbe riportato gli antichi egizi a un povero popolo di persone che al massimo aveva portato le pietre, aveva trasportato le corde, aveva, insomma, aveva fatto da manodopera, praticamente non sapendo neanche leggere e scrivere, perché così era. E questo al popolo egiziano non gli sta bene. Però questo non sta bene neanche alla religione cattolica, perché la religione cattolica deriva dalla religione cristiana, eh, che sono due cose diverse. La religione cristiana deriva dall'ebraismo, l'ebraismo deriva dalla religione egizia. E comprendere che la religione egizia non era tutto quello che si credeva, avrebbe distrutto in un sol colpo tutte queste religioni monoteiste che ci affliggono da migliaia di anni con le loro cazzate. Questo sarebbe stato tremendo. E poi c'è un altro aspetto della questione, che è un vero e proprio aspetto alienologico, di cui io però sostanzialmente non parlo. Ehm, io direi, quello che noi abbiamo ehm, avuto la sensazione era che in altri tipi di studi che io ho fatto, perché io ho 4-5 studi e ricerche e gruppi che lavorano in 4-5 direzioni differenti, di cui il progetto CAFRE è uno solo, eh, il progetto, la comprensione che il corpo umano, l'essere umano, fosse fatto di una triade, che era fatta di un'anima, di una mente e di uno spirito, di tre cose, che avevano tre coscienze diverse, che una volta unificate potevano riconquistare la consapevolezza dell'essere cosciente totale, umano. Bene, questa coscienza, una volta ricostruita e scoperta, avrebbe portato l'umanità a non credere più ai suoi governanti. Ebbene, nell'antico Egitto ci sono i prerequisiti perché si possa credere che le piramidi fossero strumenti che funzionassero lavorando con la interazione fotoni-fononi, che noi manco oggi ci capiamo nulla, quasi nulla, che però, devo dire, sui lavori scientifici che GeoPippa non potrà mai leggere perché anche se li trova non capisce una parola di quello che c'è scritto e su questo ho la certezza assoluta, ma di questo magari ne parlerò in un'altra conferenza a Pompei, mi sembra a settembre, sponsorizzata da TV City. Va bene? Quindi lì vedremo come si spostavano le grandi pietre, le grandi masse, i grandi pezzi di pietra che sono serviti per costruire le piramidi, con tutti i lavori scientifici pubblicati in giornali di fisica quantistica. Qui sarebbe off topic. Ehm, In questo momento, questa cosa qui va capita. Ehm, Noi non possiamo pensare come di solito si pensa che siccome gli antichi egizi sono venuti prima e noi siamo venuti dopo,
noi siamo quelli più intelligenti e quelli che sono venuti prima sono i più stupidi, perché questa cosa non ha funzionato, non funziona. C'era le tre parti, anima, mente e spirito, che si unificavano insieme e la piramide serviva per questo scopo. Uno scopo che funzionava con la vibrazione, dove al posto del filo elettrico c'erano delle condutture di acqua dove un certo tipo di frequenza veniva trasportata a 1400 metri al secondo da una stanza all'altra per ottenere, è una specie di strumento musicale, diciamolo in termini semplici, ma questo io l'ho scritto tutto nel primo libro che ho scritto. E la collaborazione con Filippo è nata proprio per verificare con il radar la frequenza degli oggetti che vibrano all'interno, pensate, della piramide. Poi già che eravamo lì abbiamo scoperto anche altre cose. In quell'istante non si può andare indietro nel tempo e cercare di dimostrare che gli antichi, chiunque essi fossero, avevano la consapevolezza che la parte animica, mentale e spirituale si potevano manipolare con le frequenze e unificare in una coscienza unica. Perché? Perché se noi riacquisiamo la coscienza unica, domani mattina mandiamo in culo il nostro governo e tutti i governi del mondo, perché sappiamo che siamo noi i creatori dell'universo. Cosa fai? Ah, glielo dici a Geo Poppino questa cosa qui, questo ti ride nel muso. Cioè, perché poverino non c'ha quella capacità neuronale per comprendere un qualcosa che non sia stato scritto sui libri e che non sia normale. Lui poi, essendo un leccatore di culo del governo, è evidente che il governo e chi governa non vuole che queste cose vengano fuori, perché sennò chi governa non c'è più domani mattina. Allora, intanto volevo rassicurare tutti che il professore è in live, non è una registrazione e non è fatto con l'intelligenza artificiale. Sono le 22:31:05 in questo momento. Ok. Allora, ti vuole un Professore, altro paio di una domande? domanda. Vai, Prego. dimmi. Dicevo, ma allora tutto questo studio che voi avete fatto, no? Mettiamo che, cioè, volevo far comprendere magari alle persone che ci sono stasera come funziona in realtà uno studio, perché tralasciamo adesso per il momento le piramidi, no? È stato pubblicato, quindi voi avete fatto una scoperta, è stata fatta una pubblicazione scientifica, poi il processo normalmente dovrebbe andare avanti. Ora, lasciamo questo caso specifico per un secondo perché tecnicamente qui succederà un'altra cosa. Ma quali sono i passi per cui praticamente da un enunciato, quindi da aver scoperto una cosa e pubblicata, si arriva poi effettivamente nel corso del tempo, quindi mesi, anni, non lo so, a andare a cercare un qualcosa di sul campo, ecco, se fosse un progetto normale. Perché Sì. le persone che ho praticamente sentito in questi giorni pensano che tutto sia immediato, che tutto funzioni al volo. Ora, questo è purtroppo anche un caso particolare, ma anche diciamo, nel normale corso di un altro tipo di progetto, diciamo che la tempistica è importante e che non è proprio immediata la cosa. Ma dunque, il problema è un problema che diventa, oggi come oggi, un problema politico. Perché? Perché la ricerca scientifica una volta la facevano gli scienziati e gli scienziati chiedevano dei soldi alla politica, cioè al potere, al governo, Sì, certo. basandosi su una richiesta che veniva fatta: noi vogliamo ricercare questo, questo, questo e quell'altro, no? E allora ti davano, sulla base della tua credibilità, che erano cioè i lavori che tu avevi già pubblicato, e sulla base dell'interesse del progetto di ricerca, ti davano dei soldi. Ti diamo, allora quando c'ero io nel dipartimento che non c'erano ancora le lire, ti diamo 5 milioni, 6 milioni, 7 milioni, 10 milioni di lire che ti devono bastare per un anno. E con questi soldi tu ci compravi i prodotti chimici che servivano per fare le reazioni. Ci pagavi la corrente elettrica, ci pagavi le borse di studio, ci compravi dei libri.
ci pagavi le telefonate che dovevi fare dal tuo dipartimento ai tuoi colleghi che magari stavano negli Stati Uniti. Ecco, questo era l'aspetto fondamentale. A un certo punto, nel periodo che è la porta dell'oscurantismo italiano, cioè nell'istante in cui Bettino Craxi va al governo, tutto ciò viene distrutto, perché allora i socialisti hanno detto: c'è sempre stata la democrazia cristiana che governava in Italia. Ora che ci siamo noi socialisti a governare, rubiamo tutto subito, perché domani mattina non sappiamo più se potremo rubare. E nel rubare tutto subito, Bettino Craxi, che sostanzialmente era una persona di un ego che era uno Zeppelin, ha pensato di potercela fare, non immaginando che i servizi segreti inglesi all'Italia quella cosa non gliela facevano fare. Bettino Craxi avrebbe voluto che l'Italia fosse governata da Bettino Craxi, e invece Bettino Craxi non sapeva che l'Italia era governata dai servizi segreti inglesi, che con la longa mano degli americani e del Mossad governava in Italia. Nell'istante in cui Bettino Craxi fa questa cosa, viene sputtanato, nasce il processo Mani Pulite, che poi lo distruggerà politicamente. In quell'istante tutti coloro che, seguendo il Partito Socialista, erano andati al governo, e tutti quelli che per questo nepotismo politico che c'è in Italia avevano vinto le cattedre e i posti di lavoro essendo socialisti, si troveranno sostanzialmente senza soldi. In quell'istante, mentre l'Italia torna saldamente a essere governata dai servizi segreti inglesi, gli inglesi si rendono conto che noi avevamo corso un rischio, cioè quello di diventare un paese leader in Italia, leader per la ricerca, e allora fanno di tutto per creare l'Europa unita in cui l'Italia non conti niente. Fanno di tutto per prendere la nostra scuola e distruggerla, portandola allo stesso livello delle scuole inglesi, che fanno cagare. A quel punto la ricerca ha cambiato stile. Perché? Perché non abbiamo più avuto nell'università ricercatori bravi. Abbiamo avuto ricercatori raccomandati, figli di quelli che una volta erano i socialisti, che hanno tentato rapidamente di mettere i loro nipoti, i loro figli e i loro pronipoti, le loro mogli, le loro sorelle all'interno di una università. Quindi abbiamo, ora come ora, personaggi che tecnicamente, una volta si diceva il barone illuminato, oggi ci sono dei baronetti spenti, cioè gente che non ha la più pallida idea neanche di che tipo di cattedra c'ha nella testa, di che cosa si può inventare. Gli studenti mi raccontano che i professori scappano di fronte alle loro domande. Questo me lo raccontano e me lo scrivevano prima che io andassi in pensione, e ogni tanto me lo riraccontano. Questo per quanto riguarda il mio dipartimento dell'Università di Pisa, di chimica e chimica industriale. Probabilmente succederà in tutti gli altri dipartimenti. Più o meno. Allora, cosa vuol dire questo? Che quando io faccio una ricerca, la ricerca non la posso più fare come volevo fare prima. La ricerca non è più quella dello scienziato che propone la ricerca. È il politico che ti dice: tu da domani mi devi fare una ricerca sul buco dell'ozono. Perché? Perché politicamente conviene. E tu sei costretto a fare una cosa che non serve a un cazzo. Allora, il rapporto, quando è che lo scienziato si sveglia, riacquisisce coscienza e consapevolezza di sé? Semplice, quando manda a fare in culo i politici e si riprende il potere della ricerca. In quel contesto noi aspettiamo che ciò accada. In questo istante, riparto con l'Università di Pisa, 3 anni fa il rettore ha detto a tutti: vi dovete mettere la mascherina. Cioè, un rettore del genere non è un rettore, è un ruttore, cioè una persona che non ha capito un cazzo dell'esistenza dell'umanità, perché la mascherina non serve a una sega. Cioè, voi pensate che il virus di qualsiasi tipologia non passa attraverso una mascherina, ma sarebbe come buttare una pallina di ping pong nel traforo del San Bernardo.
il rettore, che dovrebbe essere la parte più alta, megagalattica, meravigliosa, il difensore dei principi della scienza, era un coglione? Ebbene, è così. In quel contesto, la ricerca scientifica che noi stiamo facendo l'abbiamo potuta fare solo perché eravamo tre poveri disgraziati con un computer, con la corrente elettrica fatta coi pannelli solari, perché sennò si paga troppo, che abbiamo sprecato, dal mio punto di vista, 5, 6, 7 ore al giorno a lavorarci sopra. Filippo, non so quante, May, non so quante, del tutto gratis per bellezza, perché la scienza è quella cosa che non è un lavoro fare lo scienziato, il ricercatore, come si dice, è divertente. Non ci devi guadagnare nulla. L'unica cosa che a me piace, è scoprire una cazzata qualsiasi. Allora divento come un bambino piccolo, con questo eh, mh, sorriso da ebete di fronte alla realtà. Guarda com'era, che meraviglia, no? A me mi è successo tante volte questa cosa qui. È una... è- Sarebbe questa la scintilla che fa progredire sì, il mondo. sì, Ce sì. l'avessero in tanti, il Mm. problema sta lì, è una cosa che si diffonde poco, specialmente ultimamente. Ecco, questo è... E tra l'altro questa ricerca qua, ora, indipendentemente da questo studio, poi di cui magari vorrei tornare a parlare, e magari si prosegue con le domande, tra l'altro c'ha tantissime altre applicazioni. Ah sì, Eh, sì, allora le applicazioni sono, ovviamente è chiaro, sono infinite. infinite. È un sistema che abbiamo già sperimentato, cioè noi andiamo a trovare il petrolio in Africa, andiamo a trovare l'acqua in Africa, andiamo a rompere il cazzo a facilities sotterranee che potrebbero essere sul nostro territorio di cui noi non sappiamo nulla, ehm, andiamo a verificare la natura di un vulcano che potrebbe scoppiare dall'oggi al domani. Ehm, possiamo veramente guardare dentro la Terra, verificare lo stato geologico interno del terreno senza fare nessuno scavo. E sapete che gli scavi sono invasivi. Noi guardiamo tutto dall'alto e non c'è nessun problema perché noi sappiamo come fare. Noi abbiamo il know-how, abbiamo la chiave. E questa chiave è stata sperimentata su modelli, come dicevo prima, noti. Quindi noi possiamo, per esempio, il ponte di Genova si può vedere bene perché Filippo un po' un'occhiata gliel'ha data illo tempore e ha visto esattamente dove sono i punti che possono creare delle problematiche. Filippo ha pubblicato un lavoro sulle catenarie i cavi elettrici, pensate, delle grandi vie elettriche dove tra un palo e l'altro, non so se voi siete mai capitati sotto uno di questi cavi, sentite questo ronzio che fa Mhm. la corrente elettrica, zzz. Questo ronzio è un fonone che vi colpisce l'orecchio perché il cavo elettrico, percorso da elettroni, vibra e ci sono dei punti in cui il cavo elettrico è sollecitato a delle sollecitazioni forti. Dal satellite si vedono i punti in cui il cavo elettrico è stressato. È un esempio. Così come nella diga del Mosul si possono vedere dove sono state fatte le gettate di cemento armato per rinforzarla, perché la diga sta cedendo e si possono vedere i punti dove si può Intervenire. prevedere, dove fare le prossime gettate di cemento armato, ma queste sono solo 4 o 5 delle cazzate che si possono fare. Lunatica, ci sono domande per ora? Tra Ce ne sono una quelle... marea di domande, magari ne facciamo un paio e poi il professore può andare a ruota Sì. libera. Ok, allora, una molto interessante è, sono colonne o sono pozzi? Tipo il pozzo di San Patrizio? Tipo il pozzo di Mm, San Patrizio. Quello che ok. si vede dalla tomografia e noi abbiamo, eh, Geopop direbbe interpretato, ma in realtà non è vero niente. Il canale
Ancient Architect ha detto per 3 volte l'altro ieri che noi ci siamo inventati tutto e che si tratta di echi, si tratta di immagini inesistenti. Eh, Ricordo che Ancient Architect è uno di quei canali che sostanzialmente è un canale governativo, cioè ti dice tutto quello che gli conviene, ma quello che non gli conviene, che lo Stato non vuole, non te lo dice. In realtà, scientificamente possiamo dimostrare che le cose non sono così, quindi sono sicuro di quello che dico. Il pozzo ha una caratteristica verticale, ma dentro c'è un buco, cioè è un tubo sostanzialmente. Questo tubo ha qualcosa che gli gira intorno. Questo qualcosa che gli gira intorno ha una frequenza vibratoria di un certo tipo e abbiamo ricostruito col computer in 3D la ampiezza della vibrazione. La roba che gira intorno a questo tubo, quando gira dietro al tubo, è più opaca, quando viene in avanti è più forte. Dovrebbe avere, se il tubo fosse pieno, 2 tipi di vibrazioni, quella davanti forte, quella dietro debole. Invece ha 3 tipi di vibrazione, il che è assolutamente compatibile con un tubo bucato. Ecco perché diciamo che dentro il tubo c'è vuoto, o c'è un altro materiale. Ecco, diciamola così per sicurezza, noi questo non lo possiamo dire e per chiarezza dobbiamo dire non lo sappiamo. Chiedono poi orientativamente quando saranno pubblicati altri dettagli sulla ricerca. Dunque, la prossima conferenza è il 27 luglio a Spoleto e lì faremo vedere, cerchiamo, perché ci stiamo lavorando tutti i giorni. Non è che ora, in questi giorni, abbiamo avuto la rottura di palle di tutti del mondo che ci hanno chiesto di interviste, cose. Io sostanzialmente sono quello del gruppo dei 3 che è restio a dare interviste alla gente perché noi dobbiamo lavorare, non dobbiamo essere in televisione, noi dobbiamo metterci lì e farci i nostri conti. Se la gente voleva sapere le cose, veniva alla conferenza che noi avevamo indetto il 15 marzo e perché non si sono presentati? Ora vengono a romperci i coglioni, ma noi ci abbiamo da fare. Capito? Io non è che voglio andare in televisione in Inghilterra, in Turchia, in Egitto, negli Stati Uniti. Non ho tempo, io devo lavorare. Ho altre cose più importanti da fare. Se la gente vuole avere delle informazioni, si legge le cose che abbiamo dato e per il momento si deve accontentare. Certo, qualcuno bisognerà accontentarlo. Io preferisco venire da voi e fare una chiacchierata con voi che andare alla televisione inglese, alla BBC a raccontare delle cose, perché a me che mi frega della BBC, capito? Siete voi più importanti. Oh, grazie. Siamo molto onorati di questo. Molto. E un'altra domanda interessante è: ma le autorità egiziane che dicono in merito a questo, a questa ricerca? Dunque, le autorità egiziane sono state zitte, non dicono niente, fanno parlare solo Zaki Hawass che spara una marea di cazzate. Zaki Hawass sarà il prossimo mese in un paese straniero, mi sembra il 15, il 16, c'è una conferenza, può essere in Polonia, in Cecoslovacchia, in uno di questi posti, dove dirà, perché lo ha già scritto in un post, che tutto quello che abbiamo scoperto è finto. Queste strutture, sì, non so come faccio a saperlo, ma ok. Eh, Queste strutture potrebbero essere ancora in funzione o funzionanti? no, Mm. sicuramente no. Ok. Poi chiedono: questi cubi assomigliano ai cilindri dell'Abduction? No, assolutamente no. E l'ultima domanda per il momento è: ma la sabbia secondo lei c'era già o è arrivata successivamente? Questa è una bella domanda. Io su 2 piedi non so rispondere. L'unica cosa che posso dire è che 36.500 anni fa lì non c'era il deserto, lì c'era un'altra cosa.
Il deserto è venuto dopo. Tenete presente che ci sono stati due eventi cataclismatici che hanno distrutto praticamente il globo terracqueo, uno proprio 36.500 anni fa, che è la caduta di un oggetto su questo pianeta, e dalle cronache antiche che hanno un valore scientifico e storico. Si tratta della caduta di una piccola luna che c'era in orbita e la cui orbita è stata destabilizzata, secondo le antiche cronache, dall'entrata della nuova luna, quella che abbiamo oggi. E chiaramente capite che un oggetto del genere che casca sulla Terra cambia l'asse del globo terracqueo, che si piega, quindi cambiando fortemente quello che è il clima, perché le zone che avevano più sole dopo vengono a essere illuminate di meno. Cambia anche la velocità di rotazione del pianeta per la conservazione della quantità di moto. Non so se Geopop sappia che cosa sia la conservazione della quantità di moto, speriamo di sì. E poi un altro intervento a 13.500 anni circa, dove sono caduti dei pezzi, probabilmente prodotti da una cometa che si è rotta nell'atmosfera, o forse erano tanti pezzi all'inizio. Questo la scienza non lo sa. Quello che dico io non è che me lo sono sognato di notte, c'è scritto sui lavori scientifici pubblicati in letteratura. Ehm, che mi piacerebbe tanto che Geopop cercasse. Sicuramente non li troverà, perché probabilmente non sa fare neanche letteratura. È quasi una certezza questa. Ehm, e quindi eh, una seconda volta c'è stato un forte cambiamento. Questa seconda volta, quello che si pensa, alcuni ricercatori pensano, è che ci sia stata una inondazione, tant'è vero che 13.500 anni fa è grosso modo l'età a cui si attribuisce il periodo del diluvio universale. Noi abbiamo trovato, ve lo ricordo, nella piramide di Khnum Khufu, noi, insomma, gli esseri umani che l'hanno guardata per la prima volta, all'interno della piramide c'erano 2 centimetri di sale marino su tutte le pareti, e la vasca nella stanza del faraone era piena di sale. Lo stesso Zaki Hawass dice che ha provveduto a togliere questo sale dalle pareti, e Zaki Hawass dice che il sale era dovuto ai turisti che erano andati a visitare la piramide, che sudando avevano lasciato il sale sulle pareti della piramide. Cioè, Ozaki Hawass non ha la più pallida idea di che cosa sia un processo di evaporazione, oppure è una persona che è uscita dal manicomio, perché solo una persona che è uscita dal manicomio può dire una bestialità del genere. Tu pensa a una persona che suda, l'acqua del sudore si sparge dappertutto, ma il sale, cazzo, termine scientifico, ti rimane addosso. Non è che evapora anche lui e si attacca alle pareti. Ebbene, Zaki Hawass, grande egittologo a cui credono le nostre egittofile, ha sparato una minchiata del genere. Vi rendete conto in che mani siamo? Purtroppo sì. Ditemi voi se devo andare avanti con le domande. Le posso chiedere una cosa io al volo, mentre Prego. magari lei riguarda le domande? Dicevo, per comodità di tutti, io quello studio in inglese l'ho trovato, va bene? Mhm. Perché sono andato a ricercarlo. Posso appoggiarlo sulla sua pagina che ho aperto sul sito, in modo così, perlomeno se le persone vogliono andare a leggerselo, se lo possono Certo, leggere. ma ci mancherebbe, figura, non avete bisogno di chiedere il mio permesso, No, non esiste. io di solito lo chiedo il permesso perché non essendo mio materiale, insomma, mi No, no, sembra no, anche tranquillo. giusto. Tutto è assolutamente libero. Pensate, vi potete scaricare il materiale della conferenza, gli slide, in diversi formati, anche in MP4, con tutte come si dice, i passaggi tra una diapositiva e l'altra in movimento. È Mhm. tutto gratis, è tutto libero. La scienza deve essere gratis e libera per tutti.
Su questo sono d'accordo, è stato il principio fondamentale che ci ha fatto creare sta cosa. Chiedono a gran voce se questa strumentazione sarà in futuro usata per una ricerca in Antartide. Se siamo ancora vivi, volentieri. Facciamo in tempo. Ok. E avete puntato il radar anche in altri siti? No, no, Ok. abbiamo fatto una puntatina sulle piramidi bosniache, ma lì ci dobbiamo tornare con calma per fare uno studio più approfondito. Una cosa alla volta, giustamente. Dicono, è vero che la struttura scoperta sotto le piramidi serviva per inviare e ricevere energia? Io non credo, tutto è Mm. possibile, ma l'unico modo per andare a vedere a che cosa serve questa roba, guardate, a questo punto c'è un modo solo, non ne conosco un altro, è spostare qualche pietra e andare a vedere di persona. Ok. Ehm, e poi, in che modo la scoperta delle strutture sotto le piramidi cambierà il corso della storia? Il corso della storia cambia perché succedono tanti eventi contemporaneamente. Uno di questi eventi è, guardate, abbiamo scoperto queste cose. Un altro evento è, cacciamo la von der Leyen a calci nel culo. Un altro evento è, la Chiesa Cattolica sta per finire. Tutto sta accadendo in questo momento. È evidente che stiamo per cambiare qualcosa. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Daniele, se vuoi andare avanti intanto? No, Sentire un po'. volevo soltanto, io vedo passare ogni tanto qualcuno che si lamenta dei blocchi che stiamo facendo e soprattutto dei blocchi sui commenti. Allora, volevo ricordare che il professore è venuto qua a farci un discorso, è venuto qua a parlare di questa scoperta e che sinceramente le offese, le parolacce o altro, io ho chiesto per favore in tutte le salse di tenerle fuori. Se non si riesce è chiaro che le persone devono essere silenziate. Anche perché siamo in 2500 e quindi Difatti, e probabilmente un quindi ci paese. Oh, sono delle persone certo, per guardate, cui però va anche capita questa cosa. Io da un punto di vista, io le accetto, queste cose. Dal mio punto di vista, anche un po' per gli studi che ho fatto in altri campi, che sono i campi della coscienza, ehm, io credo che uno si debba offendere se uno mi dà del cretino, si debba offendere solo se è veramente un cretino, perché se non è cretino non si deve offendere, perché sa che non lo è. Quindi, anzi, sostanzialmente l'altro che ti dà del cretino è perché in qualche modo sta tentando di specchiarsi lui, cioè è lui il cretino, sostanzialmente. Quindi, invece, io però devo dire che ho dei limiti. Io non è che so tutto, non è che voglio fare il tuttologo. Io dico delle cose scomode, sicuramente, e non sono politically correct, ed è vero, perché basta ora essere politically correct, cioè basta dire, siccome io ho votato comunista per 50 anni, devo continuare a votare comunista per i prossimi 50 anni, perché questa è una cosa stupida. Io sono stato cattolico per tanti anni, devo continuare a essere cattolico per tanti anni, è una cosa stupida. Credere che sia esistita una figura di Gesù Cristo, che non è mai esistita, storicamente, è una cosa stupida. E quando io dico questa cosa la gente si scatena, perché te gli stai dicendo guardate che le piramidi non l'hanno costruite gli antichi egizi e la gente si scatena. Perché? Perché gli stai togliendo la sicurezza di quello che ti avevano raccontato per tutta la vita e che tu, pur sapendo che non era vero, ci potevi credere. Invece ora io ti faccio vedere che ti hanno turlupinato, che ti hanno preso per il culo e l'atteggiamento della gente si divide in due. Porca puttana, ma lo sai che è vero? E l'altro, no, non lo voglio vedere, se no tutto quello in cui ho creduto non è più vero. La gente si divide in due. E certo, ci sono quelli che si sono fatti la punturina e crepano, ci sono quelli che non se la sono fatta e sono ancora vivi come me. allora, io su questo posso esprimere soltanto una cosa. Allora, come io non entro in una chiesa e non vado lì bestemmiando, perché ho rispetto comunque di chi crede in queste cose qua, è chiaro che se facciamo una serata, la dedichiamo a una scoperta scientifica,
io determinati atteggiamenti da parte delle persone non li posso accettare. Io lo capisco questo discorso, anche perché c'è modo, sempre modo di dire le cose, il confronto di solito è quello che funziona meglio perché si riesce a spiegarsi, le offese, ragazzi, stanno da un'altra parte. Sì, Questo, allora io cerco sempre di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. A livello di programmazione neurolinguistica, se uno parla con una persona che ha un certo livello culturale e usa il suo linguaggio, si fa capire. Se io devo parlare con un cafone, l'unico modo per farmi capire è mandarlo a fare in culo, perché sennò lui non capisce. hai ragione. Io invece di solito preferisco parlare con chi è più intelligente di me, almeno ho qualcosa Sì, da sì, imparare. per carità, Ecco, certo, preferisco certo, con un certo. capone non mi ci confronto neanche, Certo, mi certo. interessa. Questo è un aspetto fondamentale del meraviglioso della coscienza. Guardate, il confronto non esiste. Ora noi stiamo cercando di fare un confronto, ma in realtà il confronto non c'è. Perché? Da un punto di vista di entropia, se ci sono due persone che sono entropicamente molto diverse tra di loro, non si possono capire quando parlano. E sostanzialmente quando ci sono due persone che hanno la stessa entropia, è inutile che si parlano perché tanto sanno le stesse cose. Quindi il confronto non ha nessun senso. Ok. Elena, ci sono altre domande? Ho una domanda, ma non c'entra nulla con l'argomento di stasera. Se vuole gliela pongo comunque perché Certo, Simo si sta certo. sbracciando, non vorrei che rimanesse offeso. No, È per vero che carità. in Sardegna esistevano i giganti? In Sardegna esistevano delle strutture di pietra che quando io le guardo oggi, e prima o poi ci dovrò fare uno studio sopra, mi rendo conto che i pastori di 5.000, 7.000 anni fa, perché queste sono le date, non avrebbero mai potuto costruire. Ci sono per esempio alcuni pozzi che sono dichiarati pozzi sacri che servivano per raccogliere l'acqua in cerimoniali sacri, che sono stati costruiti, come il pozzo di Santa Cristina, che è uno dei più noti, ma non è il solo, con una tecnologia che gli antichi pastori sardi non potevano possedere. Noi pensiamo che l'arco, da un punto di vista strutturale, sia stato costruito in un certo periodo della vita. Lì ci sono dei pezzi di pietra in alcune di queste costruzioni fatti ad arco perfetto che ci fanno capire che questa storia dell'arco era conosciuta millenni prima di quando noi l'abbiamo costruita. E si scopre che questi pozzi, fatti in un certo modo, avevano caratteristiche vibratorie particolari, cioè non erano pozzi per l'acqua, ma erano sostanzialmente funzionavano come incanalatori di vento. Il vento entrava in questo pozzo, al centro ci si metteva una persona che aveva i piedi nell'acqua, e tutto il pozzo vibrava e in alto c'era un buco, cioè il pozzo era una ocarina gigante che creava una frequenza particolare. È come gli antichi da un'altra parte del mondo, nel Tibet, usavano una campana, la famosa campana tibetana, la riempivano d'acqua, ti ci mettevano dentro e poi la facevano vibrare. Gli infrasuoni passavano attraverso l'acqua, che era un trasduttore, e usavano il corpo che in qualche modo avrebbe dovuto essere beneficiato da questo tipo di frequenza che avrebbe probabilmente prodotto, noi non lo sappiamo, fenomeni di alterazione della coscienza, di guarigione, di non so. Allora, ci sono lavori scientifici molto importanti che fanno anche di professori universitari italiani molto importanti che mostrano come il suono, la vibrazione produce variazioni all'interno del DNA. Questa, cioè, guardate, lo dico chiaramente, Geopop, non ti ci mettere a cercare questa roba perché tanto non ci capisci un cazzo, no? E non me le chiedere neanche a me perché io a te
la ricerca non te la faccio, te la fai da solo, ma tanto so che te non sei capace di fartela, quindi salta questa parte del discorso. Però sono lavori scientifici pubblicati in letteratura. Ecco. I giganti, esseri molto grandi, sì, io sono stato in Sardegna tante volte i contadini mi hanno testimoniato che nel loro campo, scava di qua, scava di là, hanno trovato degli scheletri giganteschi. Hanno fatto l'errore, alcuni, di dirlo alla sovrintendenza delle belle arti, sono venuti, hanno portato via tutto e non se n'è saputo più niente. Le testimonianze in Sardegna sono decine, tant'è vero che i sardi, che sono un popolo che io conosco bene, quando trovano una cosa del genere, nel loro campo richiudono tutto e non dicono niente a nessuno, così non hanno problemi. Beh, un'altra domanda interessante secondo me è, secondo lei le piramidi sparse per il mondo avevano tutte lo stesso scopo? È una domanda difficile, però la probabilità che avessero lo stesso scopo è alta. Innanzitutto le piramidi, da uno studio effettuato che si può trovare da tanti anni online, uno studio molto approfondito fatto col computer, con i computer, ha analizzato 300, 350, 360, non mi ricordo il numero preciso, di monumenti, il cui 90% sono sostanzialmente piramidi, monumenti antichi, e hanno scoperto che questi monumenti sono orientati, si dividono in 5 gruppi, con 5 orientazioni diverse, sempre verso nord. E i ricercatori sostengono che ci sono questi 5 gruppi diversi che sono stati costruiti in 5 ere diverse, periodi diversi, quando il campo magnetico terrestre è cambiato e l'asse terrestre si è modificato. Questi gruppi di monumenti, mano a mano che l'asse terrestre cambiava, venivano costruiti dei nuovi monumenti che si riagganciavano alla nuova orientazione del nord magnetico. Questo fa pensare che tutti i monumenti piramidali avessero lo stesso problema, essere sempre diretti verso nord. Una caratteristica fondamentale è che verso nord la componente magnetica del campo terrestre è zero. Cosa vorrà dire questo? Che la componente magnetica del campo terrestre dava fastidio? Beh, nella piramide, in quelle che noi abbiamo studiato, cioè che sono le piramidi di Giza, che sono sostanzialmente inclinate a nord con una certa variazione perché sono state costruite in 3 momenti diversi della storia, non come si dice la piramide di Micerino, che è la più scacciata di tutte, la più piccola, la più brutta, è stata costruita per ultima. No, è stata costruita per prima. Ma qui anche gli egittologi poverini, che pensano che una sia la piramide di Khnum-Khufu, di Cheope, l'altra di Chefren e l'altra di Micerino, lo sanno semplicemente perché gli è venuto in mente che la prima piramide doveva essere quella di Khnum-Khufu. E quindi, siccome Chefren era il figlio di Khnum-Khufu, quella sarebbe venuta dopo, e siccome Micerino era il nipote, quello sarebbe venuto dopo. Ecco, poverini, hanno questa ipotesi di lavoro. La realtà dei fatti, oggettiva, sembra dimostrare che questa è una grande cazzata. Poi possono dire quello che gli pare, possono dimostrare quello che vogliono. La realtà dei fatti è diversa. La scienza si basa su una serie di impressioni che non sono quelle lì. Però in queste piramidi, per rispondere alla domanda, ecco che tutti quei percorsi che noi abbiamo pensato e abbiamo intravisto essere percorsi che sarebbero stati percorsi da acqua, andavano verso sud, da sud a nord, cioè proprio con la caratteristica che quella componente del campo magnetico è zero. E lì l'acqua, secondo la modestissima ipotesi che noi abbiamo fatto, non dico che sia vera, è un'ipotesi, no?
Nell'istante in cui noi facciamo un'ipotesi, questa ipotesi può essere validata o no, e verrà non validata nell'istante in cui uno farà un'ipotesi diversa, che apre più chiavi di lettura, che abbia più porte. Per ora vi dovete tenere la mia. I corsi di acqua erano i sostituenti di quello che noi chiameremo un cavo elettrico, cioè l'acqua portava la vibrazione e questa vibrazione probabilmente risentiva del campo magnetico terrestre in qualche modo che io non so ancora, perché la mia è una ipotesi di lavoro, ma devo ricordare che la scienza si fa facendo delle ipotesi e poi verificandole, quindi le ipotesi vanno fatte, anche se sono scomode, e quindi siamo in questa fase. Andiamo a togliere le pietre nelle piramidi e cerchiamo di capire se le nostre ipotesi sono vere. Come pensa che cambierà la sua vita nel momento se questa ricerca dovesse essere poi riconosciuta, ok? Come pensa che cambierà poi la sua vita? È sempre una domanda del rullo, eh? Io penso che la mia vita non cambierà. Mm. L'unica cosa che penso è che mm, se non vince l'entropia, ma di solito l'entropia vince sempre, il potere tenterà di discreditarmi in modo forte. Magari domani mattina no, non ti ammazzano perché dopo il cadavere, no, poverino, l'hanno ammazzato. Però ti fanno trovare un pacco di droga in macchina e ti dicono, vedi, era drogato. E così funziona in questo modo. Oppure si inventano che io non ho pagato una multa. Succede così, no? Cioè, il ministro, se non hai pagato una multa, il giapponese si fa karakiri. No, io le multe le ho pagate tutte nella mia vita, ma insomma, troveranno che ho violentato nel mio passato una studentessa quando ero al dipartimento di chimica, no? Ecco, queste cose qui sono quelle che fanno di solito, queste sono le idee degli americani, fanno così. A me che cazzo me ne frega, io ho 74 anni, quello che dovevo fare l'ho quasi fatto, l'ho quasi finito. Mi possono mettere in galera domani mattina, bruciare sul rogo, e a me non me ne frega niente. Ok. Infatti un'altra delle domande era se aveva paura per la sua incolumità, però ha già detto all'inizio che comunque lei ha già fatto testamento, quindi su questo... Ah, c'era un ragazzo che ha scritto dopo il Triade Color Test, viene scritto, tradotto, assicurarsi qualcosa di fluente. Che cosa deve fare? Non ne ho la più pallida idea di cosa sia questa frase qui. Infatti, no, ma bisognerà, se deve andare a guardare probabilmente nel sito Mm. dove c'è scritto tutto. Difficile ricordarsi tutto quanto. No, certo che no. Ah, Va contestualizzata questa cosa, se no non mi ricordo. lo so, la domanda era questa. Daniele? Ci sei? Qua chiedono, è vero che la testa della Sfinge era un leone? Qui ci vorrebbe un Mi egittologo, scusi, e se è vedete? stata analizzata anche la Sfinge, chiedono. Sì, Mm. abbiamo cominciato ad analizzare la Sfinge, magari qualche cosa facciamo vedere nella prossima conferenza. Certo, nella Sfinge c'è un sacco di roba dentro dentro e sotto, con grande chiarezza, dentro e sotto. Eh, mm, L'idea di analizzare la Sfinge, noi volevamo, io e Filippo, analizzare la Sfinge, ma May ci ha detto, guardate, sì, più o meno della Sfinge, noi sappiamo, non si dice in giro, ma si sa nell'ambiente egittologico che c'è un sacco di roba. Un mio amico che allora lavorava come egittologo nel CNR di Pisa, era stato invitato con un gruppo di ricerca del CNR a fare delle misure sulla Sfinge e misure con gli strumenti dell'egittologo. Ehm,
e hanno trovato sotto delle camere dei vuoti, chiaramente. E quando questo egittologo fermò Zaki Hawass e gli disse: Guardi, che qui sotto ci sono delle cose, Zaki Hawass si incazzò, se ne andò e non gli rispose nemmeno. Cioè, Zaki Hawass è un, non so come si dice in inglese, piece of shit, ehm, una persona che sarebbe meglio tenere lontana, perché è una persona che sicuramente ha troppi agganci con quella che è il governo, la massoneria, i Rosacroce, che sono sostanzialmente la peggio stirpe dell'umanità. E quindi lì, disse lui, io mi resi conto che questo era venuto per prendere dei dati, per capire, per vedere, per studiare cosa c'era sotto, ma non aveva nessuna voglia di dirlo alla gente. La massoneria ha quest'idea, che la gente è la gente. I massoni sono superiori e devono avere l'agnosi. Io non sono d'accordo. Sto leggendo il rullo perché passano tantissime domande alla velocità della luce. E una domanda esistenziale, ok? Cosa pensa ci sia dopo la morte? Così. Allora, la morte non esiste in questo universo. La morte, dal punto di vista di fisica quantistica, per quanto io possa aver guardato nelle formule e aver cercato di interpretarle con la coscienza, perché le formule della fisica sono complicate e si interpretano anche con la coscienza, la morte in questo universo non esiste, perché il tempo non esiste, perché Alan Aspect, che ha vinto il premio Nobel un paio di anni fa, ha dimostrato sostanzialmente, diversi anni fa, invece, che l'universo non è locale. Questo vuol dire che non c'è né lo spazio, né il tempo, né l'energia. Questo veniva già sottolineato dalla diseguaglianza di Bell anni prima. Non vi dirò che cos'è, ma insomma qualcuno, Geopop se lo può andare a vedere, così si studia anche un pochino di fisica quantistica, che gli fa bene secondo me. E quindi sostanzialmente noi, che se siamo fatti di una parte animica, mentale e spirituale, che si riuniscono insieme, formiamo una coscienza, torniamo a essere quello che eravamo una volta, non abbiamo più bisogno di vivere nella dualità di cui siamo venuti qui per fare esperienza. Questo è il mio modesto punto di vista, ma la parte coscienziale esce dal corpo e farà forse altri tipi di esperienza, forse avrà finito di fare tutte le esperienze che gli servivano e si riunirà alla coscienza universale. Quindi noi torneremo ad avere la consapevolezza che siamo noi i creatori dell'universo. Capite bene che uno che la pensa così, la pensa anche che non c'è bisogno che nessuno ci governi. E questo a Geopop gli dà grande fastidio. Chiedono se il SAR è in grado di leggere sotto i mari. Assolutamente sì. Tanto è vero che Filippo ed io ci siamo veramente divertiti a giocare con questa cosa e abbiamo fatto diversi giochini. Siamo andati a vedere il vulcano Marsili, che è uno dei, forse il più grande, più alto vulcano del mondo, che sta nel Mediterraneo, eh? Davanti al Lazio e al, insomma, in quella zona lì del Mediterraneo, un po' più giù del Lazio. E, e siamo andati a rivedere se potevamo avere informazioni sul relitto, come si chiama, di quella nave che è sprofondata per l'incidente con l'iceberg tanti anni fa. Titanic. Il Titanic, sì, bravo. Vedete che sono diventato vecchio, io mi ricordo le Ah, io cose. stavo leggendo, se no avrei risposto subito, ero un attimo È il concentrata. Titanic, sì, siamo andati a 3 km e 8 di profondità nel mare, abbiamo ritrovato con le coordinate che sono note il Titanic e io l'ho mostrato, ho mostrato la tomografia del Titanic fatta dal radar ad apertura sintetiche da 680 km d'altezza. Che meraviglia. Mm. Fantastico. Chissà come sono contenti gli americani con i loro Immagino. sommergibili. Immagino. Ma infatti Una non è domanda. preoccupato che disturbi qualche potenza questa scoperta che avete fatto, questo nuovo strumento che avete utilizzato? Diciamo che alla gente questa roba gli rode i coglioni tanto.
Diciamo questo. Poi non mi fate dire di più. No, non ci sbilanciamo. Daniele, vuoi dire No, io, qualcosa? no, no, allora, a parte ci sono altre domande nel rullo che vedo Sì? passare a rotazione, io sono Dimmi tu, solo io vado contento avanti. che Dimmi tu, io vado avanti. fortunatamente, no, no, volevo solo fare una considerazione, perché io tra l'altro ora, la domanda era questa, avevo letto che i satelliti in realtà sono italiani, a quanto ho capito. No, Ah, no, 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 ok. no, no, no. Capella Space e Umbra sono di due nazionalità diverse, sono anche, come si dice, concorrenti da un punto di vista Ah, ok. economico sul mercato del SAR. No, però ecco, io sono stato orgoglioso in realtà quando ho sentito sta cosa che effettivamente ancora in Italia ci sia qualcuno che faccia della curiosità la scintilla che lo spinge a portare avanti qualcosa, ecco, perché mi sembrava si fosse fermato un po' Guardate, tutto. no, 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 ma il problema è, beh, io non è che, non è un problema egoico, l'ego qui veramente non c'entra niente. Però se uno va a leggere la storia, ehm, Galileo, Leonardo, Pacinotti, Fibonacci, Ulisse Dini, Enrico Fermi, eh, cioè li togli questi qui e noi torniamo all'età della pietra, no? Già. Allora forse la ricerca americana di fronte a questi nomi non esiste. C'è qualche altra domanda? Noi siamo stati i terzi nel mondo a mettere in orbita un satellite artificiale con la piattaforma di Malindi, che allora era governata, era comandata dal generale Broglio. Siamo stati i terzi nel mondo, primi i russi con lo Sputnik, e poi gli americani, e poi gli italiani. Elena, ci sono altre domande per il Sì, chiedere professore? poi cosa ne pensa degli avvistamenti che ci sono in questi ultimi periodi. Dunque, gli avvistamenti e gli egittofili diranno, ecco, vedi, lui è un ufofilo, è un ufologo, si interessa di UFO, quindi ora dirà che gli alieni hanno costruito le piramidi. No, mi dispiace, non lo dico, perché attualmente credo una cosa diversa. Mm. Io ho finito di studiare il fenomeno ufologico circa 17 anni fa e ancora la gente mi fa domande su questo problema. Perché? Perché evidentemente ha capito che io sono l'unico. Guardate, lo dico, non c'è l'ego, con totale realtà. Sono l'unico nel mondo che ha capito esattamente cosa sta succedendo. E ti dico, da questo punto di vista, poi io quando sono crepato fra 50 anni la gente dirà aveva ragione, aveva torto. Io ti dico quello che penso in questo momento. Ehm, Non è che ora abbiamo più avvistamenti, ora abbiamo più consapevolezza che ci sono queste problematiche e quindi la nostra coscienza è più in grado di vederli dove prima non li vedeva, ma ci sono sempre stati. Un'altra domanda volevo chiederle io, come va con il suo libro? So che ci sta lavorando e dovrebbe uscire, no? Quest'anno? Dunque, ci ho già finito, Ah, corretto le bozze, mm, e quindi aspetto che venga pubblicato, mm, credo alla fine di giugno, il mm. fenomeno, un nuovo libro sui fenomeni BVM, cioè sulle apparizioni mariane, su quel fenomeno e lì metteremo in risalto non tu come sempre nei soliti vecchi libri, la storia delle apparizioni mariane, cosa è successo, cosa non è successo, ma metteremo sotto torchio la Beata Vergine Maria facendone una spettroscopia psichiatrica. Per esempio, in uno di questi capitoli ci chiediamo, ma la Beata Vergine Maria sarebbe una persona normale o ha delle turbe psicoanalitiche? E scopriremo delle cose incredibili. Ma poi ci faremo aiutare anche dalla intelligenza artificiale che analizzerà i messaggi della Beata Vergine Maria e ci dirà
se secondo lei sono state scritte dall'uomo oppure da qualcun altro. E poi faremo tante altre cose, ma queste sono solo due delle cose che ci siamo divertiti a fare. Poi se avrà piacere potrà ritornare in live, che così potrà parlarcene direttamente lei. Sicuro. Bene, allora ci risentiamo noi, comunque ci mettiamo d'accordo. Ok. Che dici, Daniele? Ma allora io sono 2 ore che lo facciamo parlare, Sì. quindi Io direi di insomma, lasciarlo andare. io per me proseguirei, ma voglio dire, Adesso eh, giunghe 2 ore, sono lunghi, insomma. E quindi niente, io intanto, professore, la ringrazio perché è Grazie. venuto e a noi ha fatto piacere. Ecco. Grazie, grazie, E- no, 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 grazie anche a voi, anche perché oggi ho già registrato altri 2 interventi che vi dico subito, uno sul canale di Mazzucco e un altro sul canale di Omega Click che Mhm. andranno, diciamo così, in onda nelle prossime ore. Ah, perfetto, ce Perfetto. lo segniamo. È stato un piacere averla con noi. Grazie a tutti Grazie a per voi. essere venuti ad assisterci. Grazie, Evviva. professore. Buona serata Grazie, ragazzi, buona serata. professore. Buonanotte. Buonanotte, grazie Altrettanto, ancora. arrivederci. Buonanotte. 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 Buonanotte.